Ciao ragazzi, oggi vi faccio vedere come centrare il manubrio sulla ruota anteriore della bicicletta. Vi capita spesso di vedere che il manubrio non è centrato in base alla ruota davanti, o lo troviamo da una parte spostato sulla destra oppure sulla sinistra. Qual è il metodo migliore per centrare, il manubrio perfettamente in asse con la ruota anteriore? Ci sono due metodi. Il metodo più semplice è montare sopra a cavallo della nostra bicicletta, così, e da sopra cerchiamo di raddrizzare allentando le due viti che tengono la serie sterzo e centrare ad occhio. Mi raccomando, sempre con due occhi aperti, non con uno, perché può cambiare di prospettiva. Praticamente con un occhio puoi vedere in questa maniera e con un altro occhio chiuso puoi vedere in questa maniera. Cerchiamo di centrare il manubrio spostando l'attacco a destra e a sinistra. Oppure il metodo più preciso per centrare l'attacco manubrio sulla ruota anteriore è utilizzare un filo a piombo come questo, con un piombo che abbia una punta in fondo al peso come questo. Con il piombo riusciamo a centrare perfettamente l'attacco manubrio sulla ruota anteriore della nostra bici. Premessa: prima di fare questo lavoro bisogna vedere e verificare che la nostra ruota sia in asse perfettamente sulla forcella. Cosa vuol dire? Vuol dire che può succedere che troviamo la nostra ruota che non è campanata oppure centrata sulla forcella. Cosa vuol dire campanatura? La campanatura lo potete vedere da davanti e dobbiamo trovare che il cerchio sia perfettamente in centro sulla forcella. In questo caso possiamo vedere che abbiamo una campanatura un po' sbagliata. Dalla parte destra troviamo la ruota più vicina sullo stelo della forcella rispetto al lato sinistro. Quindi prima di centrare il manubrio dobbiamo verificare che la nostra ruota sia perfettamente campanata sulla nostra forcella. Per vedere se è campanata la nostra ruota utilizziamo un calibro oppure un metro. In questo caso utilizzo un calibro e verifico la distanza tra la battuta del cerchio e il centro dello stelo della forcella. Poi provo anche l'altro lato e verifico infatti che praticamente questa ruota non è campanata bene. Abbiamo una ruota spostata leggermente verso destra, quindi se noi andiamo a centrare il manubrio sicuramente non avremo in asse né la ruota né l'attacco manubrio. In un altro video vi farò vedere come campanare la ruota. Questo problema può succedere anche su biciclette nuove appena arrivate, perché diciamo che l'assemblamento delle ruote non sono fatte sopra le forcelle, quindi è meglio sempre controllare che la nostra ruota anteriore sia campanata. Anche la ruota posteriore può essere non in centro perfettamente nel nostro telaio, quindi sono due cose da verificare a bicicletta nuova. Se abbiamo la ruota campanata perfettamente, dobbiamo controllare anche che la ruota sia perfettamente imbattuta sulla forcella, cioè vuol dire che il perno della ruota sia in appoggio sugli attacchi della forcella, perché se fissiamo con il quick release male la ruota avremo sempre una ruota non perfettamente centrata sulla forcella, mentre se abbiamo un perno passante come in questo caso non c'è nessun problema, perché il perno fa sì che tenga la ruota perfettamente in asse. Per centrare il manubrio con il nostro piombo andiamo a mettere il piombo in questa posizione, quindi nel centro dell'attacco manubrio, poi facciamo scorrere il filo così nello scavo dell'attacco manubrio. In questa maniera avremo il cavo perfettamente allineato. Poi andremo a verificare la battuta del piombo. Mi raccomando, quando fate questo lavoro spostate le guaine perché possono interferire sulla precisione del piombo. In questa maniera possiamo verificare se è perfettamente allineato con la ruota anteriore. Quindi con l'attacco manubrio lento andiamo a posizionare il manubrio in asse con la nostra ruota anteriore. In questo modo vediamo che è perfettamente allineato con la ruota anteriore. Questo secondo me è il metodo più facile e veloce per centrare il nostro attacco manubrio. Ok, messo in asse praticamente l'attacco manubrio, mi raccomando controllate il serraggio delle viti dell'attacco manubrio perché ne va della vostra sicurezza sia a destra che a sinistra dell'attacco. Se potete utilizzate una chiave dinamometrica, sull'attacco manubrio vengono espressi i newton metro, in questo caso sono 6 newton metro, in modo da avere una precisione di serraggio del nostro attacco manubrio. Prima di utilizzare il piombo dobbiamo mettere dritta la nostra bicicletta. Possiamo utilizzare uno spigolo della porta, appoggiare la ruota posteriore così e metterla a contatto sia sopra che sotto.
Mi raccomando che sia perfettamente appoggiata su tutte e due le parti. Poi teniamo il manubrio dritto e utilizziamo il piombo. Se abbiamo invece una bicicletta classica con un attacco manubrio da 1 pollice, utilizziamo una chiave esagonale da 6. Montiamo sempre a cavallo della nostra bicicletta, andiamo ad allentare con la chiave la vite sopra di serraggio, così. Poi, se sentite che il manubrio non si è sbloccato, diamo un colpo sopra in modo che l'espander si sganci dalla forcella. Poi andiamo a centrare il nostro manubrio sulla ruota anteriore. Mi raccomando, quando fate questa operazione non tirate fuori troppo l'attacco manubrio. Se vedete ci sono dei segnetti qui, delle righe, queste righe devono stare all'interno della serie sterzo, così. Poi una volta centrato il nostro attacco manubrio andiamo a serrare bene con la chiave esagonale da 6. Bene, spero di esservi stato d'aiuto anche in questo video, ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!